Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi ci occupiamo di un argomento molto forte, comune a tutti, sono temi universali e per questo motivo farò una sola variante perché riguarda tutti voi. Il titolo di questa lettura di oggi è Quando l'anima ti distrugge per salvarti. Andiamo a fare una lettura molto profonda, molto incisiva e risolutiva, come tutte le nostre letture iniziatiche, e proprio per andare a scavare in fondo e realizzare che anche quando la vita sembra strapparci tutto, no? Ecco, non è la vita a farlo, cioè è l'anima che si ricorda chi è e per ritrovare se stessa deve dissolvere ogni maschera, ogni paura, ogni resistenza all'amore. L'anima, come vi insegno sempre, è qui per imparare a danzare la vibrazione del cosmo, potremmo dire. Ma quando quella vibrazione non è ancora accolta con amore, la chiamiamo dolore. Ecco, il dolore è una forma ancora incompleta di piacere. È energia non ancora riconosciuta, è quella musica che il corpo non ha ancora imparato a danzare. Come vi ho insegnato nella danza del piacere, quando abbiamo fatto il rituale, che vi sta dando risultati straordinari comunque, lo ribadisco, ecco, quel video nasce proprio da come Naropa interpretava il dolore, no? Cosa diceva Naropa? Allora Naropa diceva così come il ferro penetrato dall'elisir non torna più alla natura del ferro, e così che la mente penetrata dal piacere non torna più alla natura del dolore. E questa è la via dello yoga sciamanico, no? Dissolvere la separazione tra ombra e luce, tra spirito e corpo, tra piacere e sofferenza. Ecco, il dolore è proprio l'invito dell'anima a penetrare nella sostanza viva dell'esistenza, a trasformare la ferita in canto, la paura in movimento e la tensione in una meravigliosa danza. E allora che succede? E allora comprendiamo che l'anima quando ci distrugge lo fa per salvarci, lo fa per svegliarti, per farti godere. Altrimenti con tutti quei filtri, le paure e i condizionamenti non ci riesci. Allora ci spoglia non per punirci, ma per renderci liberi dall'illusione di essere qualcosa di separato dall'amore. E questo è proprio il viaggio di Psiche, no? Psiche, come nel mito di Apuleio. Psiche, per ritrovare amore, cioè il Dio invisibile, dovrà attraversare prove terribili, dovrà affrontare le sue paure, i suoi attaccamenti, le sue resistenze, ma non perché il Dio la voglia punire, perché solo attraversando la paura l'anima può ricordarsi chi è. Diventa degna dell'amore divino che già la abita. E quindi il mito ci parla del nostro stesso cammino. Ogni dolore è una soglia, ogni perdita è un'iniziazione, ogni caduta è un richiamo dell'anima verso la sua verità più alta. E quindi proprio per questo nasce oggi questo video, laddove non cercheremo spiegazioni, ma ci lasceremo distruggere per rinascere, ci lasceremo dissolvere per ricordare, ci lasceremo bruciare per amare. Allora lasciamo che gli spiriti delle carte ci parlino la lingua di quel tuo cuore antico che sa e che riconosce. E ricordando che ogni dolore che senti in realtà è solo la danza incompiuta del piacere divino che vuole incarnarsi in te. E adesso, oggi insieme, permetteremo nuovamente a quella danza di compiersi. Ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, andiamo a fare 3 atti. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere bellezza, gioia, salvezza e prosperità. Quando l'anima ti distrugge per salvarti, iniziamo il nostro rito.
Atto primo, la distruzione sacra, il crollo. Prima carta, quello che è stato distrutto, l'immagine di ciò che non può più restare. Seconda carta, qual è la causa invisibile? Ciò che l'anima voleva mostrarti attraverso il dolore. Terza carta, qual è il messaggio dello spirito del crollo? Cioè, qual è la rivelazione necessaria nella perdita? Poi, secondo atto. Il secondo atto parlerà della notte dell'anima, la notte buia dell'anima, che ha a che fare con la sospensione, con l'attesa. Quarta carta, qual è la prova interiore nella notte dell'anima? Il senso di vuoto, di smarrimento, la prova interiore qual è? Quinta carta, la guida invisibile. Ciò che ti accompagna anche se non lo vedi. Qual è la guida invisibile? In questo momento, no? Un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Sesta carta, la medicina della notte. Qual è l'insegnamento segreto del silenzio? Terzo ed ultimo atto, la rinascita, la risurrezione, la luce dopo la dissoluzione. Settima carta, la prima scintilla, il ritorno della vita, il cuore che si riapre. Ottava carta, il dono, ciò che ora puoi offrire al mondo dopo la caduta. Nona ed ultima carta, il compimento. Qual è la nuova identità dell'anima risorta? Allora, ricordando ragazze mie e ragazzi che l'anima ti salva sempre nel modo più selvaggio e divino che conosca. Ricordiamocelo sempre. Ok, mettiamo l'agenda qui. Facciamo un bel respiro. Quando l'anima ti distrugge per salvarti. Allora, che cos'è che è stato distrutto? Il giudizio. Allora, quando appare il giudizio, significa che la vita ha suonato una tromba fortissima, cioè una chiamata che non potevi più ignorare. È arrivato un momento in cui qualcosa in te non poteva più restare com'era. Poteva essere o un lavoro, o una relazione, oppure un modo di pensare, o un modo di amare. Ma il punto, sai qual è? È che non era più vivo, cioè quel tipo di lavoro, quella relazione, quel modo di pensare, quel modo di amare. Il giudizio è proprio l'anima che ti dice svegliati, è tempo di rinascere. Quindi questo momento arriva o come una crisi, altre volte come una verità improvvisa che non puoi più nascondere, no? Ecco, cosa fa questa verità o questa crisi? Ti mostra ciò che non vibra più con la tua essenza. E quando l'anima decide di distruggere, è per liberare, perché distrugge l'ego, la mente, no? Quello che credevi di tenere sotto controllo, è la mente quella. È come se una parte più grande di te avesse detto basta sopravvivere, ora voglio vivere davvero. Quello che è crollato era la pelle vecchia della tua storia di vita, va bene? La pelle vecchia della tua storia di vita. Ti sei lasciata dietro un guscio. Ora c'è, mi verrebbe da dire, nudo silenzio e la possibilità di un nuovo canto, ok? Sì. Qual è la causa invisibile che c'è dietro a questo? Non avevo dubbi. 10 di spade. Qui c'è il dolore.
Questo è il momento in cui hai sentito di toccare il fondo. Il 10 di spade qua è la fine, ma è anche la rivelazione che più giù di così non si può andare. Quindi da qui si risale, per forza. Questa immagine del corpo a terra, no? Trafitto dai pensieri, perché le spade sono i pensieri, dalle paure, perché le paure sono nella mente. Quel corpo trafitto da tutte quelle volte in cui ti sei detta o ti sei detto non ce la farò mai, ok? Ma è proprio quando cadi completamente che l'ego si arrende. Il 10 di spade è il punto di non ritorno, cioè quello in cui la mente si spezza, o come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 1 e 0, la diga si spacca, no? Della mente e lascia entrare la luce. Cioè l'anima voleva mostrarti la tua forza nascosta, la parte di te che non muore mai. Ed è per questo che ti ha fatto attraversare il dolore, perché solo chi ha conosciuto la fine può riconoscere la vita vera. Mi spiego? E vediamo qual è il messaggio dello spirito di questo crollo. Stupendo, la forza, stupendo, la tua forza interiore, il coraggio, il tuo coraggio è lo spirito. Stupendo. Questo è il simbolo della presenza potente che abita in te. Questo è il cuore che riaccende tutto, il cuore che abbraccia i tuoi istinti più profondi, senza volerli più domare, perché li ha amati, quegli istinti profondi, l'anima nera, no? Che vi sto insegnando a risvegliare. E il coraggio di sentire l'anima nera, che sono i tuoi più grandi talenti, le tue più grandi passioni, le tue più grandi doti, che si sono dovute rimuovere per la costruzione di un ego, di un io conforme a una morale, a un sistema. Quindi questa è anche la compassione per la tua parte ferita. Questa è la grazia che entra nelle tue ossa. Il messaggio qua è chiaro: tu sei più grande del dolore che hai vissuto. Il crollo non ti ha distrutto, ti ha aperto. E adesso l'anima ti chiede di accogliere quella parte di te che hai sempre giudicato debole. Ricordatevi, la bellezza della vita è imperfetta, wabi sabi. Perché in quelle tue fragilità, in quello che la tua mente giudica imperfezioni, è lì che vive la tua vera potenza. Stupendo, stupendo. Qual è la prova interiore? Il 6 di coppe è la prova interiore, la dolce nostalgia, un po' la dolce tristezza anche, no? Questo è la prova interiore, è il passato che chiama, però è come se quel momento in cui ti volti indietro e ti chiedi perché dovevo perdere tutto questo? Perché lo dovevo perdere? Ma questo sguardo al passato non è sbagliato, è proprio un rito di guarigione, no? Quando ti fai la domanda perché dovevo perdere tutto questo, non aspettarti una risposta o non dare una risposta analitica. Noi stiamo trasfigurando la mente razionale. Quindi chiedi piuttosto alla dolce nostalgia o alla dolce tristezza come posso onorarti? Come posso onorarti, Dea della dolce tristezza, della dolce malinconia, se sei qui con me voglio esserne all'altezza. Come posso onorarti? Non ti aspettare risposte logiche e razionali, perché quello che arriverà saranno immagini, simboli, sensazioni. E allora questa carta in questa posizione, oltre a questo, ti dice perdona te stessa o te stesso. Perdona chi non ha saputo restare, perdona la vita per aver preso una strada diversa da quella che la tua mente razionale credeva, perché quella strada che ha preso la tua vita era la strada perfetta per la tua missione. La prova interiore è proprio questa, lasciare andare senza rancore.
lasciare che il passato ti benedica invece di trattenerti. E solo così puoi aprirti al nuovo. È la pacificazione delle immagini del passato, di ciò che hai vissuto. Quindi, quando la dolce tristezza, dolce malinconia ti viene incontro, affidati, ho fede in te, perché ti sta portando esattamente dove devi essere. E usa la formula pentacolare per le immagini perturbate del tuo passato, affinché tu possa aprirti al nuovo totalmente. Immagini del tuo passato dove c'è nostalgia, dove c'è rancore. Allora usa la formula pentacolare che è ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono, ho fede in te. Va bene? Puoi anche dire ho fede in te, perché ho fede in te è quella che racchiude tutto, ok? Sulle immagini del tuo passato. E andiamo a vedere qual è la guida invisibile, quella che ti sta guidando. La luna, tanto temuta, è la tua guida. Quello di cui abbiamo più paura è il nostro più grande potere, è proprio l'anima nera, l'anima selvaggia, no? Dove sono custoditi i nostri più grandi talenti, che è nera finché non la illumini, finché non ti allei alle emozioni queste qui. Allora, la luna è la madre del mistero. La guida invisibile è proprio la luna, cioè ti guida non con la logica, ma ti guida con le sensazioni sottili, ti guida con i sogni, ti guida con i simboli. Magari non capisci dove stai andando e va bene così, te lo dico, va bene così, perché la luna ti dice che è la guida invisibile adesso, che è il tuo femminile interno, no? La luna ti dice fidati del tuo sentire, anche quando non lo capisci. È come camminare di notte nel bosco, non vedi il sentiero, ma percepisci la direzione. Allora la tua guida invisibile, come si chiama? Intuizione. Quindi ascolta il corpo, perché è lì che l'anima ti sussurra. Non devi capire, o non devi capire tutto, devi solo sentire. Ok? Vediamo qual è la medicina della notte, a chiusura della notte buia dell'anima, no? La medicina della notte che si sta creando qual è? Stupendo. Un assone di denari, stupendo. L'asso di denari è qualcosa che sta nascendo nel silenzio e tu non lo vedi e non lo sai. Questa è la prova che dopo la notte buia dell'anima la vita ricomincia in una forma più concreta. Questa è una nuova stabilità, può essere un nuovo lavoro, può essere una casa diversa, può essere una visione più semplice, più vera di te stessa. Quindi la medicina della notte è ricominciare dalle cose semplici. Mangiare con consapevolezza, mangiare lentamente, vedere in ogni cosa di cui ti nutri il sacro, perché è la vita che si dà alla vita. Respirare, fare un passo alla volta, perché quando tutto è crollato, il gesto quotidiano diventa un atto sacro. Ogni gesto quotidiano, da che ti lavi i denti, da che ti prendi un caffè, da che ti prendi una tisana, da che ti fai un pranzo, da che ti siedi dalla poltrona alla sedia, è un gesto sacro. L'asso di denari ti ricorda che ogni seme germoglia nel buio, ogni seme germoglia nel buio. Quindi, anche se non lo vedi ancora, qualcosa di bellissimo sta già crescendo. D'accordo? E adesso andiamo a vedere nella sezione della rinascita la prima scintilla. Vediamo. Stupendo, il paggio di denari. Questo è il risveglio. Allora, il paggio di denari è come un bambino, no? Che guarda il mondo con occhi nuovi. Ha preso questo asso di denari qua, l'ha preso in braccio, eccolo qua. È pieno di curiosità. Questa è la curiosità tua che ritorna dopo tanto silenzio e dolore. Io ti vedo che vuoi imparare,
io ti vedo che vuoi ricominciare, però lo fai stavolta con consapevolezza. Perché questo paggio ti dice: non ho più bisogno di sapere tutto, voglio solo vivere bene, voglio solo vivere con presenza. Questa è la rinascita nella materia, la rinascita nel tuo corpo. Lo sento il corpo, voglio vivere sentendo il mio corpo, le mie sensazioni. Voglio vivere con la complicità delle piccole cose. Perché questa carta mi dice che la vita torna a sorridere attraverso gesti semplici, gesti veri, gesti umani. Va bene? E qual è il dono che ricevi? No? Qua abbiamo ottava carta, il dono, ciò che ora puoi offrire al mondo dopo la caduta. Wow, 10 di coppe, 10, 10, guarda. Wow. Questo è il compimento emotivo, questa è la pace, questa è l'armonia, questa è la carta della famiglia interiore, del sentirsi all'interno di una famiglia animica, il sangha, no? Quello che abbiamo creato noi. Del sentirsi finalmente a casa dentro di sé. Dopo tanta distruzione, dopo tanto dolore, scopri che non devi più cercare fuori l'amore, perché eccolo, è dentro di te. E questo si riflette e si rifletterà in ogni relazione autentica che costruirai. Questo amore che è in te, questo compimento emotivo tuo, si riflette adesso in ogni relazione autentica che costruirai. Quindi il dono che adesso puoi offrire al mondo è la tua presenza pacificata. Questa è la tua capacità di amare anche anche chi ha ferito. Questa è la tua capacità di restare nel cuore anche quando tutto cambia. Perché, ragazze mie e ragazzi, chi attraversa la morte, no? E torna alla vita, porta in sé una luce che guarisce chiunque la incontri. Mi spiego? L'essere risvegliato è il Cristo morto e risorto, che guarisce chiunque incontri. Mi spiego? Cioè, questo è proprio il grande viaggio sciamanico, cioè, è meraviglioso. E vediamo qual è adesso la nuova identità dell'anima risorta. No, vabbè, 9 di spade, veramente, incredibile. Beh, vabbè, è chiaro. Questa è l'ultima soglia, cioè, questa carta ci parla della mente, sì, la mente. Tutte le spade sono la mente, no? Solo la mente. Nulla è reale, solo mente. Però, come tua nuova identità in questa posizione, questa è non parla di una mente nemica, ma piuttosto della mente che ha paura. Ti spiego. Questa è la mente che ancora teme di soffrire. Questa è la mente che ha paura di ricadere nel buio. Questa è la mente che si aggrappa ai vecchi pensieri come se fossero salvagenti. Ma qual è il bello? Che adesso tu lo sai. Cioè, questa carta mi parla che non è più il dolore che ha potere su di te. No, no, il dolore non ha più potere su di te. Questa è la paura del dolore che non ha più presa su di te. Cioè, stiamo trasformando il dolore in piacere e quindi è la paura del dolore che non ha più presa su di te. E che cos'è il dolore? La paura di sentire le emozioni, la paura di sentire le emozioni che non ha più presa su di te, non hai più paura di sentire le emozioni. Perché? Perché tu hai attraversato l'inferno e hai scoperto che il dolore in fondo è solo una soglia. Il dolore è l'energia che ti chiama a diventare la luce. Come vi insegno sempre, la mente teme la notte. Perché? Perché nel buio non può controllare nulla. Eppure è proprio lì, nel punto in cui non puoi più controllare nulla, che nasce il miracolo. Come diceva Osho, il grande Osho, la mente mente, il cuore sa. E allora è il cuore adesso che ti guida, la mente razionale che abbiamo nutrito per anni.
che abbiamo messo al timone della nostra esistenza. Non sa che cos'è la poesia, non sa vedere la poesia, non sa abbandonarsi al mistero. E questo cosa comporta? Comporta il fatto che ti precludi la vita stessa. Ed è per questo che il dolore esiste, per sciogliere il controllo della mente razionale e restituirci all'amore, alla vita e alla bellezza. Da adesso in poi la mente non deve essere zittita e nemmeno combattuta, ma portata al servizio dell'anima. Cioè, lascia che diventi una mente poetica, una mente risvegliata, una mente al servizio dell'intuizione. E quando i pensieri ritornano, perché ritornano i pensieri, non devi più scacciarli, cioè, ma guardali, respira, ricorda che il corpo è il tuo tempio e che l'amore non se n'è mai andato. Il dolore è solo la porta che ti riporta a casa. E ogni volta, ehm, e ogni volta che la attraverserai, diventi sempre un po' più luce, un po' più amore, sempre di più libertà, più libertà, più libertà. E questo è il vero compimento. La mente al servizio del cuore, il cuore al servizio dell'anima, l'anima al servizio dell'amore. Mamma, ragazzi e miei ragazzi, è stupendo, veramente, veramente stupendo. Come vedete, alla fine del viaggio ciò che resta è una coscienza enorme, un cuore enorme, un corpo più vivo. Perché più vivo? Perché è stato capace, con il tuo coraggio, di sentire tutte le emozioni, autopotenziandosi con gli dei che sono le emozioni, no? È una vita che pulsa finalmente in armonia con il cosmo. Ogni crollo, ogni notte, ogni prova ci ha insegnato a essere più presenti, più veri, più autentici, più selvaggi. Ed è proprio da questo luogo sacro che adesso possiamo finalmente danzare con la vita, accogliendo ogni vibrazione, ogni tipo di energia, ogni respiro come un dono, sapendo che ogni dolore è solo un passaggio verso il compimento finale, che è la bellezza e la liberazione e l'amore. Adesso finiamo il nostro rito sciamanico con una presa di consapevolezza maggiore. Allora ti chiedo di chiudere gli occhi, respira. Senti il tuo corpo. Non lasciare che il respiro cada. Continua a respirare e segui la mia voce. Senti che la vita che scorre sotto la tua pelle è linfa. E adesso ascoltami. La vita non ti ha mai tradito. È stata sempre l'anima che ti ha chiamato. L'anima ti spoglia, ti scuote, ti smuove dalle radici per mostrarti chi sei davvero. Continua a respirare. Il dolore non è un nemico. Il dolore è energia, energia che pulsa talmente forte che non siamo abituati a sentirla. È un'energia che non hai ancora imparato a danzare. È la musica del cosmo che attraversa il tuo corpo e aspetta che tu lo accolga. E allora, ogni qualvolta senti bruciore, o senti tristezza, o senti paura, non resisterle, ma affidati, ho fede in te, ho fede in te, perché quella è vibrazione che ti apre la soglia che devi attraversare per entrare nella luce.
e diventare sempre più ampio, sempre più vasto, enormemente vasto. Ogni crollo, ogni perdita, ogni notte è un dono travestito da catastrofe, no? Ecco, l'anima vuole liberarti dalle paure, dai vecchi attaccamenti, dalle maschere che hai indossato troppo a lungo. E come Psiche, nel mito di Apuleio, di Amore Psiche, sei chiamato a guardare le tue ombre, sei chiamato a sentire il tuo vuoto, a riconoscere ciò che ancora ti trattiene. Solo attraversando le prove, solo affrontando ciò che temevi, puoi ritrovare amore. Amore vero, libertà e bellezza. Adesso continua a respirare. Lascia che il cuore guidi. Lascia che il cuore guidi, non la mente. La mente separa, divide, teme ciò che non può controllare, ma il cuore sa. Il cuore conosce la danza segreta dell'energia, la trasformazione invisibile che avviene quando lasci andare tutto ciò che non serve più. Abbandonati. Non combattere più i pensieri, non giudicarli, non analizzarli. Osservali come nuvole che passano nel cielo. Respira e senti il corpo. Adesso puoi finalmente sentire che l'amore non è mai andato via, è proprio lì. E ogni volta che pensi di essere perduto, ricordati, il dolore è solo la soglia, attraversala ancora e ancora, con tanta fede. E ogni volta che lo fai, diventi più luce, più amore, più libertà. Ogni volta la tua anima si espande, si rinnova e si ricorda della sua potenza infinita. Ora immagina il buio trasformarsi in una danza. Guarda questo buio trasformarsi in una danza. Osserva ogni ferita del tuo passato danzare con te. La tua energia si libera. La tua mente diventa poetica. La tua mente si mette al servizio dell'intuizione. La tua mente al servizio dell'intuizione inizia a creare la pura bellezza. E allora tutto ciò che è stato spezzato, tutto ciò che è stato tolto, ritorna più vero, più vivo, più sacro. Respira ancora. Adesso senti la luce che nasce dal tuo centro del petto. Nasce una luce potentissima dal centro del tuo petto, dal tuo cuore, dal tuo respiro. Senti la tua anima danzare tra cielo e terra. E guarda ogni dolore che hai attraversato come un grande ponte arcobaleno verso l'amore e la libertà assoluta. E adesso apri le braccia e abbraccia tutto quello che hai vissuto nella tua vita, dicendo insieme a me il mantra Uketamo, Uketamo, Uketamo. Metti le mani sul cuore, la destra sopra la sinistra sul cuore e pronuncia insieme a me Sabbe Satta Sukhi Kontu. Fai un respiro più profondo e riapri gli occhi. Porta con te questa consapevolezza. La vita
ti ha distrutto solo per salvarti. L'ombra esiste solo per rivelare la luce e il dolore è solo il canto che ti ricorda chi sei. E tu sei amore, sempre, in ogni respiro, in ogni danza, in ogni battito del cuore. Wow! Ragazze mie e ragazzi, è stato bellissimo. Porta con te questa meravigliosa consapevolezza. Io concludo qui. Mi raccomando, ragazze mie e ragazzi, fede, 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 fede. Praticate, praticate. Sotto all'info box trovate la straordinaria e profetica pratica dei 21 giorni che sta dando risultati strabilianti. Io ti abbraccio forte, forte, forte. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!